Ciao ragazzi, oggi facciamo i pancakes. Vi faccio vedere tutti i trucchi e le tecniche per farli soffici e perfetti al primo colpo. Ve ne faccio vedere 3 versioni. Una di base per fare dei pancakes all'americana soffici, alti e morbidissimi. Poi una versione integrale senza zuccheri aggiunti, anche questi facili, soffici e leggerissimi. Per finire i miei preferiti, quelli alla banana, anch'essi senza zuccheri aggiunti nell'impasto, sofficissimi e veramente irresistibili. Cominciamo subito con la versione classica. In una ciotola aggiungiamo 160 g di farina. Io utilizzo quella di tipo 0, ma va bene anche la farina di tipo 1, di tipo 2, integrale o di farro. Poi mettiamo 25 g di zucchero, sono circa 2 cucchiai, un pizzico di sale e 12 g di lievito per dolci, circa un cucchiaio pieno. Se preferite potete sostituire il lievito per dolci con il cremor tartaro. Mescoliamo con una frusta, poi nella stessa ciotola aggiungiamo 120 g di latte e 120 g di acqua. Allora, io qui di solito utilizzo latte di avena o di mandorla, ma in realtà qualsiasi latte va bene per questa ricetta. Possiamo anche aggiungere un cucchiaino di estratto di vaniglia, ma questo è totalmente facoltativo. Mescoliamo con una frusta delicatamente fino a quando tutti gli ingredienti sono incorporati. Qualche piccolo grumo qui non è un problema. L'importante è non mescolare troppo, altrimenti i pancakes diventeranno pesanti e gommosi a causa del glutine. Ve lo ripeto perché è importante, il primo trucco per fare dei pancakes leggeri è non mescolare troppo la pastella per non far sviluppare la maglia glutinica nella farina che renderebbe i pancakes pesanti e gommosi. Ok, ora lasciamo riposare la pastella per 5 minuti e nel frattempo scaldiamo una padella antiaderente. Oliamo la padella con qualche goccia di olio. Per quanto riguarda la grandezza dei pancakes, in realtà potete farli sia grandi che piccoli. Io utilizzo un misurino di 60 ml che produrrà dei pancakes come quelli che vedete qui nel video, ma anche un cucchiaio va benissimo per porzionare la pastella. Ora cuociamo i pancakes sulla padella calda ma a fuoco molto basso per circa 1 minuto e mezzo. Quando i pancakes iniziano a sembrare asciutti sul bordo e sono dorati sul fondo, li giriamo delicatamente con una spatola e continuiamo a cuocere per un altro minuto, sempre a fuoco molto basso, altrimenti si bruciano fuori e rimangono bagnati dentro. Facile, no? Ora dobbiamo solo ripetere questo procedimento fino a quando finiamo la pastella. Poi per fare prima possiamo utilizzare più padelle allo stesso tempo o mettere più di un pancake per padella. Comunque il segreto per fare dei pancakes belli alti e leggeri sta nella consistenza della pastella e qui anche un cucchiaio di farina in più o in meno può fare la differenza. Se la pastella è troppo liquida non sarà in grado di trattenere l'aria sprigionata dal lievito e il pancake non si gonfierà molto, mentre se è troppo densa i nostri pancakes finiranno per essere gommosi e pastosi. Quindi le nostre dosi sono un ottimo punto di partenza, ma poi dovete regolarvi un po' voi ad occhio e con un po' di pratica. Osserviamo il pancake prima di girarlo. Dovrebbe fare delle bollicine che scoppiano e lasciano un piccolo buco. Alcune bolle sono ideali per rendere il pancake leggero, tuttavia se il pancake fa troppe bolle, allora la pastella è probabilmente un po' troppo liquida e quando lo giriamo non riuscirà a gonfiarsi. Se questo è il caso, tutto quello che dobbiamo fare è aggiungere 1 o 2 cucchiai di farina per rendere la pastella un po' più densa. Mescoliamo la farina delicatamente, senza mescolare troppo, dovrebbero volerci circa 5 secondi. Ma ricordate, non vogliamo fare una pastella troppo densa, altrimenti i pancakes finiranno per essere troppo pastosi e gommosi. Dobbiamo avere comunque una pastella relativamente liquida e leggera. E se volete potete trovare tutti i consigli per fare dei pancakes perfetti sul nostro blog all'indirizzo www.theplanbaseschool.com. Ci siamo, i pancakes sono pronti, guardate come sono soffici ed alti. A me piace metterne uno sopra l'altro e servirli un po' all'americana, quindi con burro o nel nostro caso con margarina vegetale di alta qualità, quindi senza grassi idrogenati, senza olio di palma, eccetera, e con dello sciroppo d'acero puro al 100%, che fidatevi, insieme a questi pancakes è proprio la fine del mondo. Bene, come seconda versione vi faccio vedere come fare dei pancakes integrali e senza zucchero aggiunto. Guardate, io pensavo che rimanessero pesanti, ma invece anche questi sono una piuma. Li guarniamo con delle mele cotte alla cannella, sempre senza zuccheri aggiunti. Quindi prima di tutto laviamo e tagliamo le mele, le facciamo a dadini abbastanza piccoli, così sono più carine e si cuociono prima, e le mettiamo in un pentolino. Aggiungiamo 250 g di acqua, un cucchiaino di cannella e 1 o 2 cucchiai di uvetta. Portiamo sul fuoco a fiamma media e lasciamo cuocere per una ventina di minuti. Nel frattempo prepariamo i pancakes integrali. In una ciotola mettiamo 160 g di farina integrale, un pizzico di sale, 12 g di lievito per dolci in polvere o cremor tartaro e, in questo caso per andare in sync con il topping, aggiungiamo un cucchiaino di cannella e diamo una mescolata. In un'altra ciotola o su di un piatto schiacciamo con una forchetta una banana e mezza. La banana deve essere molto matura e dobbiamo ridurla in una poltiglia. La banana renderà i pancakes soffici e naturalmente dolci. Mischiamo la banana con 120 g di latte di avena o altro tipo di latte e 120 g di acqua. Giriamo bene con una frusta, poi aggiungiamo la farina integrale e diamo una mescolata fino a che gli ingredienti sono amalgamati insieme, ma sempre senza mescolare troppo. Ora ripetiamo il procedimento di prima, oliamo appena la padella e cuociamo 1 o più pancakes alla volta.
Ovviamente questi integrali sono un pochettino più scuri degli altri, ma saranno buonissimi lo stesso, ve lo prometto. Quando sono pronti li infiliamo e li serviamo con sopra le mele, che ormai sono morbidissime, ma non spappolate, qualche noce a pezzetti se vi ci piace. Io poi lo sciroppo d'acero ce lo metto anche qui, perché come fai? Guarda che spettacolo! Questi potete mangiarli anche tutti i giorni, senza lo sciroppo d'acero ovviamente. Sono leggeri, naturalmente dolci, genuini e ricchi di fibre. Ah, e aspettate, vi faccio vedere come sono soffici. Guardate che leggerezza. Ok dai, finiamo con i miei preferiti. I pancakes alla banana guarniti con mirtilli freschi. Nella solita bowl mettiamo 160 g di farina zero, un pizzico di sale e 12 g di lievito per dolci o cremor tartaro. Diamo una mescolata, poi in una ciotola mettiamo una banana e mezza che sia molto matura. La schiacciamo con una forchetta fino a ridurla in poltiglia e la mischiamo insieme a 120 g di acqua e 120 g di latte vegetale di vostra scelta. Aggiungiamo la farina, diamo una mescolata veloce e la nostra pastella è pronta. Oliamo la solita padella antiaderente, poi quando è bella calda ci cuociamo sopra i pancakes. A me qui piace aggiungere qualche mirtillo qua e là mentre il pancake cuoce. Guardate, vi assicuro che ci stanno proprio bene. Poi con il calore della padella si spappolano tutti e diventano una goduria. Continuiamo così fino a che sono tutti pronti, poi li serviamo con dei pezzetti di banana e altri mirtilli sopra. E poi ovviamente lo sciroppo d'acero, visto che io ormai sono addicted. Questi alla banana sono i miei preferiti in assoluto, ma voi quali preferite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordo anche che tutte le nostre ricette sono disponibili sul nostro blog all'indirizzo theplanbschool.com con una miriade di consigli. Allora io spero che queste 3 versioni dei nostri pancakes vi siano piaciute. Grazie per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Io intanto mangio.